If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's. Siamo, Fede? Sì, Perfetto. Ciao a tutti, io sono Erildo, faccio parte del team Monster Dip e mi occupo, diciamo, del settore della pesca in libera, e anche se la pesca in libera di per sé è un discorso molto più ampio. Peschiamo in quello che sono gli ambienti di acqua corrente, quindi fiumi di piccola e grande portata. Io invece sono Federico e insieme a Erildo faccio parte del team Monster Dip e anch'io mi occupo di questo settore. Questa sessione di 3 giorni abbiamo deciso di pescare sul fiume Tevere, la località di Montemolino, anche perché per il Tevere Umbro comunque è un punto di ottima portata con profondità molto elevate, come ad esempio in alcuni punti qua sulla postazione dove abbiamo scelto arriva anche a 12-13 metri. E la pasturazione è stata fatta appunto una settimana prima, a giorni alterni. Abbiamo utilizzato delle boles self-made e per creare volume Erildo ha utilizzato il mais bollito con varie spezie ed io invece sono andato ad utilizzare delle polente con all'interno mais dolce e del pellet. Le boiles sono state fatte appunto da noi per diversi motivi. Il primo, più importante, ovvero la dimensione, il diametro della boiles e la durezza. Infatti dopo varie sessioni qui in questo spot ci siamo resi conto che avevamo bisogno di una boiles più grande ma soprattutto più duratura nel tempo dentro l'acqua. Queste boiles hanno all'interno una percentuale di farina di pesce, ciò ci permette di avere il pesce nello spot per svariato tempo. Infatti la farina di pesce ci permette, avendo dei valori nutritivi molto alti, di conseguenza il pesce... Le carpe vanno a ricercare sempre quel tipo di cibo perché comunque hanno nutrimento e non la prendono, diciamo, non sono delle palline che magari sono una fast solution, ma è una pallina che punta a diciamo riempire il pesce, così di conseguenza i giorni successivi, quando abbiamo fatto la pasturazione, il pesce la va a ricercare, no? Sì, esatto. Okay. Sostanzialmente gli spot l'abbiamo scelti, visto che comunque è un periodo di pre-frega e quindi le carpe tendono ad avvicinarsi molto alle sponde e all'acqua meno profonda. Abbiamo scelto i spot su comunque delle profondità basse per quel che è il tratto, anche se appena fatto mezzo metro sulla sponda la profondità minima è quella di 2 metri, 3 metri. 3 metri. E quindi per esempio i due spot miei come vedrete si trovano comunque su dei punti di morta e a una profondità di 3 metri, invece quelli di Federico hai scelti per via del... Sì, perché no? Più che altro nella sessione precedente a questa ho avuto una partenza breccando in un ramo che esce fuori dall'acqua, quindi lì non ci ho pensato 2 volte a ricalare. E invece un altro spot è uno spot un po' più tecnico, perché abbiamo una legnaia tutta intorno e c'è solamente un piccolo spazio di pulito e proprio lì sono andato ad adagiare il mio innesco. Abbiamo deciso di arrivare domenica verso mezzanotte, le 1, quindi a notte inoltrata, solo per far sì che il campo era già pronto la mattina. Per lunedì, che le 6 le 7 eravamo già in pesca, con gli spot appunto già decisi,
e con una piccola pasturazione sopra, perché appunto Sì. ormai il pesce, Per andare a richiamare il pesce, appunto. esatto, senza abbondare di niente, perché quello era già stato fatto in Sì. precedenza. Adesso abbiamo finito di calare le canne, ormai più o meno da 2 orette. 2 orette, Sì. e speriamo che la pasturazione preventiva abbia funzionato. Siamo fiduciosi. Sì. È stata effettuata comunque, adesso sono più o meno le 11, 11 e mezza, l'abbiamo sempre effettuata più o meno che sono le 16, le 17. Quindi siamo fiduciosi per quella fascia oraria, per quel che è il tramonto, e niente, ci tenevamo a sottolineare che comunque le partenze generalmente sono molto aggressive, anche per quel che sia un pod, anche se può sembrare robusto, o anche i picchetti che sono molto più versatili. Tendiamo a usare dei cordini, dei picchetti, Sì. per non rischiare magari di andare a fare danni più grossi, perdere attrezzatura. perdere attrezzatura, perché è un attimo che succedano queste cose. Adesso incrociamo le dita e aspettiamo. Aspettiamo. Per la nostra pastura preventiva e per la pescata di 3 giorni abbiamo appunto usato 3 elementi, che sono le boyless, Gran Turco e polenta con pellet e altri elementi. Per dare una spinta in più alla nostra pastura in generale, ci affidiamo alla linea turbo di Monster Dip, che apposta sono dei liquidi per l'ammollo. Sono solamente 2, non hanno appunto un aroma proprio, ma bensì sono carichi di nutrienti. Abbiamo lo Scorpion, che presenta una alta percentuale di amminoacidi. Viceversa abbiamo lo Spider, che presenta molta betaina invece. Come abbiamo detto prima, non hanno un vero e proprio aroma, e qua entrano in gioco gli altri liquidi della linea Monster Dip, come per esempio qua abbiamo il Rabbit alle spezie all'aglio, o se no il Bear, che ha mais e Scopex, e ce ne stanno di numerosi. Come andremo ad utilizzarli? Prendendo appunto il liquido per l'ammollo, il turbo, ci stanno le modalità d'uso. Ci sono 2 passaggi chiave da fare. Il primo passaggio è quello di versare 50 ml del liquido che abbiamo scelto per dare l'aroma. Una volta immesso all'interno i 50 ml del nostro liquido, andremo a shakerare il turbo, farlo riposare per 5 minuti, per poi andarlo ad utilizzare al nostro piacimento. Non c'è un dosaggio preciso, è una cosa che per esempio a noi piace fare molto, ovvero le palline che usiamo per la pasturazione le mettiamo già in ammollo a casa, ed ecco, in questo caso noi ci siamo affidati allo Scorpion. Casomai volessimo cambiare, ad esempio usare invece lo Spider, abbiamo delle palline che non abbiamo precedentemente ammollato e useremo invece lo Spider. Per quanto riguarda la pasturazione, abbiamo utilizzato delle bolle self-made fatte da noi con svariate farine, tra cui una farina di pesce e un olio essenziale all'aglio, così da avere una pallina al gusto pesce ed aglio, che secondo noi era la scelta più giusta da fare in fiume in questo periodo, dove l'acqua ancora non è calda, ma non è neanche troppo fredda. La scelta del diametro, anche questo secondo noi era il diametro migliore da utilizzare, perché abbiamo visto e riscontrato comunque vari pesci di disturbo, tra cui barbi, molto molto grandi. Abbiamo scelto la forma del Dumble, oltre per una comodità comunque di rullaggio, poiché è stato fatto tutto in casa, e soprattutto perché la Dumble ci permette uno scambio più rapido, essendo che ha 2 superfici piatte, così che in acqua inizia a lavorare
prima rispetto magari a una sfera che è più compatta, più chiusa. L'abbiamo utilizzata anche durante la pasturazione preventiva, ovviamente. La pasturazione preventiva è stata lunga, abbastanza lunga e costante, infatti è durata una settimana intera, alternando un giorno sì, un giorno no. Abbiamo iniziato in maniera più abbondante per andare poi a scendere con il quantitativo di boyless durante l'arco della settimana, appunto, per arrivare poi così a lunedì mattina veramente 2 smanciate di boyless in pesca, solo per ricordare, diciamo, al pesce che il cibo è lì insieme poi all'innesco. La pasturazione preventiva secondo noi è stata importante perché fa capire al pesce che il posto in cui può mangiare è sicuro, perché effettivamente per una settimana sono state boyless, però non ami, quindi il pesce mangiava con tranquillità, senza alcun tipo di stress. Adesso ci resta solo che aspettare e sperare che la nostra pasturazione preventiva faccia il suo corso. Allora ragazzi, inaspettatissimo, stavamo dentro la tenda dopo il diluvio, ancora come potete vedere sta piovendo, è venuto a trovarci questo stupendo esemplare e ecco, avevamo quasi perso le speranze, siamo contentissimi e speriamo questa notte, domani mattina venga a trovarci qualche altro bel pesce. Questo è il pesce di ieri notte, l'abbiamo messo sulla carp sack per farci le foto questa mattina e niente, adesso andiamo al rilascio. Allora ragazzi, siamo al secondo giorno, abbiamo calato le canne, purtroppo il tempo non ci sta aiutando, infatti ora ha ricominciato a piovere, le previsioni danno vento per tutta la giornata fino al tramonto, anche se per ora non c'è tanto vento. Siamo in tenda, ieri nonostante il temporale che si è abbattuto praticamente sopra la nostra testa, poco dopo, circa 40 minuti dopo la fine del temporale, è partita la prima canna. Quindi aspettiamo che il tempo magari si sistemi un po', più che altro che rimanga costante, così anche per il pesce è meglio. E la pressione, se non sbaglio, si sta a 1009 e è costante per tutta la giornata. Domani si abbasserà gradualmente.
La pressione è un indicatore importante per la carpa, infatti in base a dei range di pressione il comportamento della carpa può essere simile in tutti gli ambienti. Infatti a pressione bassa e costante la carpa sarà più attiva rispetto a che una pressione magari alta e costante tipo a 1020, 1030. Lì la carpa è più apatica e tende a non mangiare, ma queste pressioni diciamo le ritroviamo magari più l'estate, quindi ad alte temperature. Ora abbiamo bevuto una tisana e aspettiamo, speriamo sempre che gli avvisatori suonino. Ancora non ho avuto partenze, andrò a fare un giro, abbiamo una terza canna diciamo bonus, quindi adesso faccio un giro a piedi, poi prendo il gommone e cerco qualche spot. La metti lì fuori pastura. Che fuori pastura, fuori il punto di pasturazione che la mette vicino. Che non è... Che comunque anche di lì frate è un bel... Ah, ok. Dici come terza canna. Sì, dici non c'è... Dove non batte niente. Capito che fa proprio una cunetta. Ci sta, ma se vedi guarda questa. No, sì, sì. Sta proprio giù. Fa 10 passi in avanti e c'è sta lo scalino di 2,5 metri. Io sai che farei se fossi te? Prenderei. Anche io li stavo a guardare prima. Te prendi, ecco, scandai un attimo. Te guardi un po' tutto. Guarda. Abbiamo fatto un giro a piedi, purtroppo il tratto è molto similare fino a dove riusciamo a pescare noi, quindi la situazione che ci abbiamo davanti è la stessa che ci abbiamo anche sull'altra piazzola dove siamo noi. Secondo me variare lo spot, proprio la condizione dello spot è la cosa migliore, quindi abbiamo pensato di andare a metterne una marginal, quindi sul nostro sotto i piedi praticamente. Potrebbe essere la soluzione migliore, perché scandagliando un po' ci sono vari scalini di circa 2 metri proprio sotto i piedi a pochi metri dalla riva, e adesso ragioniamo meglio, però all'80% è la scelta finale, sarà questa. Abbiamo ricalato adesso la canna di Erildo, ora ho dato prima un'occhiata a piedi sulla riva e adesso vado a cercare con il gommone qualche spot. Allora, come possiamo vedere in questo momento il vento ci tira contro e tende a spostare, adesso non so se si riesce a capire, ma spengo il motore del gommone e vediamo come con il gommone veniamo sbattuti verso questa riva. Quindi il mio ragionamento è stato abbastanza semplice e intuitivo. Ho ragionato che le carpe, che magari si fanno trasportare dalla corrente e dai venti, tendono a sbattere su questa riva, quindi andremo a calare la canna in questa zona. Ora cercherò con l'eco un punto migliore, dove magari vedo qualche buca o qualche scalino, così da essere preciso ed essere tranquillo, sapendo che lì sicuramente qualche pesce passerà o si alimenterà. Ho caricato il reel che mi aiuterà in questa calata, perché il vento non è per niente dalla nostra parte e sta iniziando ad alzare sempre di più, quindi in due riusciamo a calare sicuramente molto più facilmente. Vai. Ancora.
Si sente? Adesso andiamo a immergere la telecamerina per vedere se sullo spot troviamo ancora le boilers oppure no. Adesso stiamo cercando di trovare con la telecamerina sul fondo qualche pallina. Non ne vediamo per ora, quindi il segnale è positivo. Significa che il pesce è passato, il fondale comunque è buono, non è troppo duro ma tutto pulito il sotto. Bravo, ancora lì. Vai. Pompa frate, pompa. Senti qualcosa? No. Pompa frate, come un cane. Mi pare che c'è, ma boh. Pompala. Adesso va. È in barbo. Sulla doppia del 20. E questo è il risultato di quello che stavamo dicendo prima. Ecco l'innesco, doppia del 20, amo del 2 ed ecco cosa ha boccato purtroppo sul cambio di spot della canna jolly. Comunque il risultato l'abbiamo portato anche se non quello voluto. È un signor barbo che arrivano Ma che pinna! le compagne carpi. Questo è il record. Ragazzi, la sessione si conclude qua. Abbiamo portato a guadino alla fine una carpa e un barbo. Ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più, però per il meteo che c'è stato ci accontentiamo. Sì. Sicuramente ritorneremo più preparati. E con qualche cambio di strategia. Sì, cambiando sicuramente qualcosa, perché alla fine da ogni pescata si impara sempre qualcosa di nuovo. Sì. Più si pesca e più si comprendono gli spot. Sì, più si affrontano determinate cose, quindi speriamo bene. Adesso torneremo fra qualche settimana. Cambieremo come oltre strategia di pesca, ovviamente di spot, come abbiamo già detto, anche qualcosa sulla pastura, anche perché in teoria le temperature speriamo. Sono in rialzo e non dovrebbero esserci cambi bruschi come questo che ci è successo. E niente, qui da Monster Dip è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi. Grazie della visione. E grazie della visione ovviamente. Se c'è qualcosa, qualche critica costruttiva, noi siamo apertissimi e niente, vi ringraziamo della visione. Alla Ciao. prossima.